Benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi mostro come realizzare questi semplicissimi guanti all'uncinetto fatti tutti a maglia bassissima, quindi adatti anche per i principianti. Nel video vi mostrerò come regolare le misure e quindi adattarli ad ogni tipo di taglia. Vediamo insieme che cosa occorre per realizzare questo progetto. Per i nostri guanti io ho utilizzato questo filato qua della Mondial che ha una microfibra alta qualità. Questo è un gomitolo da 50 grammi e 133 metri e per realizzare due guanti in taglia S, quindi come la mia, a me 50 grammi sono bastati e anzi me ne è avanzato anche un bel po'. Dopodiché ci servirà un uncinetto della misura adeguata, in questo caso io ho utilizzato un 4 mm, un paio di forbicine, un marcapunti e un ago da lana. Per calcolare la misura del nostro guanto non dovremo fare altro che avviare un certo numero di catenelle e sviluppare un campione di tensione con 5 o 6 giri a maglia bassissima. Perché a maglia bassissima? Perché tanto sarà l'unico punto che utilizzeremo per il nostro progetto. Dopodiché, una volta fatto il campioncino di tensione, non ci resta che misurarlo sulla nostra mano, quindi partendo da metà del mignolo fino a dove vogliamo che il guanto arrivi. Io ad esempio ho deciso di farlo arrivare qua. Dopodiché conteremo quanti punti abbiamo utilizzato e potremo sapere quindi quante catenelle dobbiamo montare. Vediamo adesso come realizzare il campione di tensione, quindi fate un nodo scorsoio e cominciate ad avviare un certo numero di catenelle, ovviamente contandole mentre le fate. Io ho realizzato 45 catenelle più una per girare, quindi andiamo a vedere adesso come iniziare il primo giro del nostro campione di tensione. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi in questa catenella qua, cominciate a fare una maglia bassissima in ogni punto, in questo modo qua. Una volta fatta l'ultima maglia bassissima nell'ultima catenella, io ho iniziato con 46-45 catenelle più una per girare e mi dovrò ritrovare 45 maglie bassissime. Quindi fate una catenella e voltate il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassissima in costa dietro in ogni maglia. In costa dietro significa che io dovrò prendere solo la solina posteriore del punto. Quindi saltando la catenella che abbiamo fatto per girare, entrate nella maglia bassissima e cominciate a fare una maglia bassissima in costa dietro in ogni maglia. E la lavorazione sarà tutta così. Arrivati alla fine della riga di lavorazione abbiamo lavorato fino ad ora in costa dietro. L'ultimo punto di ogni giro, mi raccomando, fatelo sempre prendendo entrambe le asoline, in questo modo qua, e termino con l'ultima maglia bassissima. Una catenella, volto il lavoro e ricomincio il giro facendo sempre una maglia bassissima in costa dietro, quindi faccio la mia catenella, la salto ed entro nella maglia. Proseguite in questo modo qua facendo 5 o 6 giri almeno di lavorazione. Una volta terminato il campione di tensione io ho fatto 6 giri a maglia bassissima. Fate una catenella, tirate un pochino il filo, sfilate l'uncinetto. Adesso non dovrete fare altro che appoggiare la mano su un piano, mettere sopra il pannello partendo da metà mignolo e calcolare fin dove volete far arrivare il guanto. Io ho deciso di farlo arrivare più o meno qua e mi segno la maglia con un marcapunti, in questo modo qua. Adesso dovremo contare le maglie che ci sono dall'inizio fino al marcapunti compreso.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 35. Quindi io dovrò avviare 35 catenelle più una per voltare. Io ho già avviato le mie 35 catenelle, ne aggiungo una per girare e possiamo iniziare il nostro guanto. Quindi faccio una maglia bassissima in ogni catenella. Inizio saltando la prima catenella dall'uncinetto ed entro direttamente nella seconda ed eseguo la maglia bassissima in questo modo qua. Mi raccomando, non tirate troppo il filo e quindi lavorate in maniera molto morbida, in modo da non stringere troppo le maglie. Fate l'ultima maglia bassissima nell'ultima catenella, una catenella e voltate il lavoro. Adesso dovete decidere quanto fare lungo il polsino e io ho deciso più o meno di farlo lungo così. Quindi contate quante maglie sono, quindi 2, 4, 6, 8 e 9. Io ho fatto 35 maglie bassissime. Devo sottrarre queste 9 maglie che mi servono per fare il polsino e quindi adesso nel prossimo giro andrò a fare 26 maglie bassissime. Quindi salto la catenella che ho fatto per voltare il lavoro e vado a lavorare in costa dietro, quindi prendendo solo la giolina posteriore. Mi raccomando, state attenti a non prendere queste maglie qua. E vado a fare 26 maglie bassissime. Quindi le 9 maglie che ho deciso che mi servono per il mio polsino mi avanzeranno qua. Quindi lavorate la 26esima maglia bassissima in costa dietro e potete fare la controprova per vedere se le maglie che avete lasciato per il polsino sono giuste. Quindi come prima appoggiate la mano in piano e direi che ci siamo. Quindi le 9 maglie che ho lasciato mi serviranno per creare poi il polsino. Quindi una volta fatte le 26 maglie bassissime o in base a quante maglie avete calcolato voi, faccio una catenella e volto il lavoro. E adesso dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia in costa dietro, quindi d'ora in poi lavoreremo sempre in costa dietro. Fate l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole e questo vale per tutti i prossimi giri. Quindi alla fine di ogni giro prendete sempre entrambe le asole. E siamo arrivati alla fine del terzo giro. Quindi questa è la parte del polsino e questa invece è la parte della mano. Fate una catenella e voltate il lavoro. Perché quindi ho fatto questa diminuzione lasciando le maglie per il polsino? Perché voglio che il polsino venga più stretto, quindi dovrò lavorare la maggior parte, la parte della mano, ok? Che è quindi questa qua. Iniziamo il quarto giro facendo una maglia bassissima in costa dietro in ogni maglia
fino a qui e poi vi farò vedere come proseguire. Fate adesso l'ultima maglia prima dello scalino, lavorandola sempre in costa dietro, in questo modo qua. Io adesso devo scendere per lavorare le 9 maglie restanti, quindi io da qui devo arrivare in questa maglia qua. Questa no, la salto perché è già lavorata, e per farlo devo entrare in questa asolina qua, che non è l'asola in cui è stato fatto il punto, ma è l'asola del punto stesso. Quindi entro, tiro fuori il filo, salto l'asola della maglia lavorata ed entro in quella successiva e faccio la maglia bassissima e proseguo così fino alla fine del giro. Quindi alla fine del giro vi dovranno tornare, nel mio caso, 35 maglie bassissime. Mi raccomando, fate sempre l'ultima maglia prendendo entrambe le asole. Se vi rimane più difficile potete inserire un marcapunti, in questo modo non rischiate di perdere la maglia. Una catenella e volto il lavoro. Proseguiamo adesso la nostra lavorazione facendo una maglia bassissima in ogni maglia per i prossimi giri. E ci vediamo alla fine di questi giri in modo da farvi vedere fin dove dovete arrivare lavorando tutto il guanto per intero. Adesso io ho fatto in tutto 6 giri di una maglia bassissima in ogni maglia. Quindi vado a vedere se i giri che ho fatto sono sufficienti. E come faccio a vederlo? Esattamente come prima. Appoggio quindi il mio pannellino facendolo partire così, quindi sul bordo della mano e a metà del mignolo. Lo tengo fermo e dovete farlo arrivare più o meno a metà della mano, in questo punto qua, perché adesso dovremo andare a lavorare facendo delle diminuzioni una sorta di triangolo, quindi tutto questo pezzo qua. Ovviamente se avete utilizzato un filato più spesso avrete fatto sicuramente meno giri, viceversa se avete utilizzato un filato più sottile dovrete fare più giri. L'importante è che poi arrivate a più o meno la misura della metà della mano, quindi questa misura qua. Quindi adesso andremo a lavorare solo questa parte qua, quindi andrò a rifare le mie 26 maglie bassissime. Faccio l'ultima maglia bassissima sempre in costa dietro, una catenella, volto il lavoro e ripeto la sequenza delle 26 maglie bassissime. Quindi termino il mio giro facendo l'ultima maglia bassissima e prendendo entrambe le asole, una catenella e volto il lavoro. Adesso dovrò ripetere la sequenza, quindi una maglia bassissima in ogni maglia, scalando di 2, quindi da 26 devo farne 24. Quindi termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima in costa dietro e ho terminato le mie 24 maglie bassissime. Faccio una catenella, volto il lavoro, quindi ripeto la sequenza facendo 24 maglie bassissime. Termino anche questo giro entrando in entrambe le asole e faccio l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e dovrò andare a ripetere la sequenza scalando sempre di 2 maglie, quindi ne ho fatte prima 24, adesso dovrò farne 22.
termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima, incosta dietro, una catenella, volto il lavoro e ripeto le mie 22 maglie bassissime. Termino anche questo giro, quindi facendo l'ultima maglia bassissima, prendendo entrambe le asole, una catenella, volto il lavoro e dovete continuare con questa ripetizione, quindi scalando sempre di 2 maglie fino praticamente ad arrivare qua, dove c'è poi lo stacco del pollice, quindi più o meno qui. Mi raccomando, non allargate troppo il lavoro, cioè non deve stare così, ma deve, anzi, più è stretto e meglio è. Quindi io più o meno dovrò arrivare con le mie diminuzioni di volta in volta a questo punto qua. Io sono arrivata a fare 14 maglie bassissime, quindi ho fatto il mio giro di andata e di ritorno e provandolo quindi sulla mano in questo modo qua, direi che ci siamo. Quindi mi raccomando, anche voi di volta in volta provatelo e deve arrivare più o meno qui con le diminuzioni. Quindi adesso io dovrò andare a lavorare la parte del pollice. Quindi vediamo adesso insieme come farlo. Quindi torno indietro ripetendo le mie, in questo caso 14 maglie bassissime. Voi dipende ovviamente da quante ne avete dovute fare. Quindi ripeto il giro, termino la 14ª maglia bassissima, incosta dietro e senza fare la catenella per voltare il lavoro vado ad aggiungere delle catenelle che mi serviranno per costruire il mio pollice. Fate una prova, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Riprovate il guanto e calcolate che con le maglie bassissime ovviamente il lavoro tende a stringersi, quindi appoggio come sempre il mio guanto e guardo più o meno fin dove mi arrivano le catenelle. Direi che con 7 catenelle ci siamo, dovete arrivare a metà ovviamente del pollice. Quindi faccio una catenella in più per voltare il lavoro e adesso vado a lavorare le mie 7 maglie bassissime nelle 7 catenelle, quindi salto la prima dall'uncinetto e dentro direttamente nella seconda e vado a fare una maglia bassissima in ogni catenella, in questo modo qua. 4, 5, 6 e 7. Adesso io dovrò andare a lavorare solo questa parte qua che mi corrisponde a questa parte qui, perché qua sono già arrivata alla misura che mi serve. Quindi io adesso dovrò lavorare solo la parte del pollice. Quindi devo andare ad unire tutti questi scalini e vediamo adesso insieme come farlo. Entro praticamente nella maglia, tiro fuori il filo
ed entro nella maglia del giro successivo e faccio una maglia bassissima. Abbiamo detto che per ogni giro abbiamo lasciato 2 maglie, quindi devo terminare la seconda in questo modo qua, e così ho unito il mio primo scalino. Adesso dovrò ripetere fino alla fine, quindi entro nella solina della maglia del punto che ho fatto, tiro fuori il filo e lo inserisco nella maglia libera che trovo sotto e faccio la mia maglia bassissima. Faccio l'ultima maglia bassissima anche qua e ripeto fino ad unire tutti gli scalini. Mi raccomando, non saltate i punti. Quindi unisco il mio ultimo scalino in questo modo qua e adesso vado a terminare con una maglia bassissima in ogni maglia fino alla fine del giro. Termino facendo l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole, una catenella e questo sarà il risultato. Vedete, io adesso devo andare a lavorare solo su questa parte qua fino a metà del pollice, quindi vi conviene contare quante maglie avete fatto fino al pollice in modo da non saltarne neanche una. Quindi io adesso volto il lavoro e mi conto anche quante maglie ho fatto, quindi in questo modo qua. Arrivate anche al pollice, lavoro anche queste maglie qua, sempre in costa dietro. Fate l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole, quindi esattamente come abbiamo fatto fino ad ora. Una catenella e volto il lavoro. Io mi sono contata tutte queste maglie per un totale di 28 maglie bassissime. Quindi adesso io andrò a ripetere il giro lavorando queste 28 maglie in giri di andata e di ritorno fino a raggiungere la misura che mi serve per chiudere il pollice. Comunque vi farò vedere come misurarlo. Quindi io adesso continuo la lavorazione di maglie bassissime fino a raggiungere la larghezza che mi serve. Io ho terminato i miei giri per arrivare alla larghezza giusta del pollice ed ho fatto un totale di 12 giri di andata e di ritorno lavorando solo questa parte qua. Per vedere se la larghezza del pollice va bene, basterà appoggiare il guantino in questo modo qua e provate a stringere questa parte qui. Non deve essere troppo larga, quindi a me così va bene perché adesso tanto lo andremo a cucire. Quindi vediamo insieme come cucirlo e mi raccomando l'ultimo giro deve terminare qua in alto perché poi andremo a cucire solo la parte del pollice, quindi questo pezzetto qua. Quindi faccio la mia catenella per voltare il lavoro e adesso con il marcapunti contate le maglie che avete utilizzato per fare il pollice. Io ho usato 7 catenelle, quindi andrò a contare
7 catenelle qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la settima, e vado semplicemente a segnarla con il marcapunti. Adesso riprendete in mano l'uncinetto, chiudete il guanto in questo modo qua e dovrò andare a fare una maglia bassissima prendendo entrambe le asole. Quindi mettete il filo così e vado a prendere la prima asolina, che è questa qua. Entrate con l'uncinetto in questo modo qui. Dopodiché mi vado a prendere la prima maglia prendendo solo l'asolina più esterna, in questo modo qua. Adesso prendo il filo che mi sono tenuta lunga di qua e lo faccio passare attraverso tutte le asoline facendo una cucitura in questo modo qua. Ve lo faccio rivedere. Quindi entro nella seconda asola della seconda maglia bassissima, sempre in questo modo qui. Poi prendo la seconda asola più esterna su quest'altro lato e faccio passare il filo 1, 2 e 3. Vado nella terza, quindi entro sempre in questo modo qua, prendo anche l'altra asolina e chiudo in questo modo qua. La quarta, quindi entro sempre così. Mi raccomando, questo filo sempre tenuto in questo modo qua. La quinta, anche di qua e chiudo. La sesta anche di qua e chiudo. E l'ultima, la settima. E così ho chiuso il mio pollice. Se volete potete provarlo in questo modo qua e se non stringe troppo direi che va più che bene. Se invece è troppo largo dovete togliere qualche giro. Adesso io dovrò continuare il mio giro facendo una maglia bassissima in ogni maglia, lavorando verso il polso. Quindi erano 28 maglie nel mio caso in tutto, dal polso al pollice, 7 maglie bassissime del pollice, mi dovranno rimanere 21 maglie bassissime da lavorare. Quindi, lasciando il marcapunti, entro nella successiva maglia, incosta dietro e continuo lavorando fino al polso, in questo modo qua. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole, una catenella e questo sarà il risultato.
Adesso dobbiamo andare a ripetere la lavorazione dell'altra parte del guanto, quindi dell'altra metà del guanto. E inizierò andando a ricreare le mie 35 maglie bassissime in questo giro qui. Quindi arrivati a, nel mio caso, 20 maglie bassissime, devo fare la 21esima. Per farla entro in questa maglia qua, tiro fuori il filo ed entro nella maglia in cui c'è il marcapunti. In questo modo non verrà il buchino e sono a 21 maglie bassissime, perché appunto erano 28 in totale meno le 7 del pollice. A questo punto posso togliere il marcapunti, che non mi servirà più, e adesso devo andare a lavorare le restanti maglie. Vi consiglio anche qui di prendere, se vedete, c'è questa maglia qua, che è ovviamente la settima del pollice. Voi entrate nell'asola di questa maglia qua, come ho fatto prima, tirate fuori il filo e poi entrate nella maglia successiva, in questo modo qua, così non si creeranno dei buchetti. Quindi continuate la lavorazione fino alla fine del giro. Alla fine del giro, mi raccomando, contate le maglie che devono essere quelle di partenza, quindi nel mio caso 35. Adesso ricomincerò il mio giro al contrario, ovvero iniziando dall'ultima diminuzione di maglie che avevo fatto, quindi nel mio caso erano 14, fino ad arrivare a 26, quindi in questo caso faremo degli aumenti. Quindi inizio il giro come sempre. Mi raccomando, questo giro qua deve iniziare lavorando la parte alta del guanto, quindi non quella del polso. Faccio la mia 14esima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro e ripeto le 14 maglie bassissime. Quindi termino con l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Se prima abbiamo scalato di 2, diminuendo di 2 maglie, adesso devo lavorare aumentando di volta in volta di 2 maglie. Quindi andrò a ripetere le 14 maglie bassissime più 2, lavorando quindi anche lo scalino. Faccio l'ultima maglia bassissima in costa dietro e adesso dovrò andare ad aggiungere 2 maglie, quindi la prima lavorando lo scalino. Entro come sempre nella solina del punto sottostante, tiro fuori il filo in questo modo qua ed entro nella maglia libera successiva, quindi sono a 15, un altro, 16, una catenella e volto il lavoro. Adesso dovrò andare a ripetere la sequenza, quindi 16 maglie bassissime. Fatta l'ultima maglia bassissima del giro, mia 16esima, faccio una catenella e volto il lavoro e dovrò andare a ripetere l'aumento di 2 maglie. Quindi ripeto le 16 maglie bassissime in costa dietro, fatta la mia 16esima maglia bassissima devo andare ad aggiungerne 2 per arrivare a 18, quindi lavoro lo scalino in questo modo qua, 17,
e 18. Continuate a lavorare fino ad arrivare, nel mio caso, a 26 maglie bassissime in giri di andata e di ritorno. Voi dovete ritornare praticamente al numero di partenza da cui ne avete iniziato a diminuire le maglie, quindi nel mio caso sono 26, per cui io devo arrivare ad aggiungere 26 maglie. Io adesso ho terminato i miei giri di andata e di ritorno con gli aumenti, sono arrivata a 26 maglie bassissime, quindi come all'inizio di questo giro qua. Faccio una catenella, volto il lavoro in questo modo qua e adesso devo andare ad unire questi scalini e a ripetere questi giri qua, quindi lavorando tutte e 35 le maglie bassissime. Prima io avevo fatto in tutto 6 giri di 35 maglie bassissime, quindi in questo caso dovrò ripetere esattamente gli stessi giri, quindi nel mio caso 6. Fatte le mie 26 maglie bassissime, lavoro l'ultimo scalino, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e il 35esimo entrando in entrambe le asole. Quindi ho fatto il mio primo giro di 35 maglie bassissime. Ripeterò altri 5 giri nello stesso modo, quindi in giri di andata e di ritorno. Infatti, se io piego il guanto in questo modo qua, vedete che combaciano perfettamente. Quindi ci vediamo alla fine dei prossimi 5 giri. Ho terminato la lavorazione dei miei 6 giri, quindi se piego il guanto direi che ci sono quasi. Adesso, esattamente come per questa parte qua, devo andare a fare, nel mio caso, 26 maglie bassissime, quindi catenella e volto il lavoro, in modo da ricreare questo scalino qua. Quindi faccio le mie 26 maglie bassissime, faccio l'ultima, 26, una catenella, volto il lavoro e ripeto le 26 maglie bassissime. Termino facendo l'ultima, prendendo entrambe le asole, una catenella, volto il lavoro e faccio l'ultimo giro, quello in cui mi unisco a queste maglie qua. Mi unisco pareggiando lo scalino e termino nell'ultima maglia. Faccio una catenella e adesso, esattamente come per il pollice, devo cucire il guanto. Metto il filo qua, così, e dovrò entrare in ogni punto, quindi in ogni asola, sia di questo lato qua che di questo.
Quindi entro nella prima, prendendo ovviamente solo quest'asola qua. E prendo la prima asolina dell'altro lato, così. Prendo il filo attaccato al gomitolo ed entro chiudendo questa maglia bassissima e ripeto per tutta la lunghezza del guanto. Quindi mi raccomando, attenzione a non saltare le asole, altrimenti vi verranno dei buchetti. Chiusa anche l'ultima maglia, fate una catenella, allungate il filo e a questo punto non vi resta che tagliarlo. Vi consiglio di fare un nodino con la codina delle catenelle di inizio giro, anche 2 nodini. Adesso dovremo andare a nascondere questi fili all'interno del guanto e per farlo utilizzerete l'ago da lana. Ovviamente sul retro del lavoro, quindi semplicemente inserendo l'ago da lana nelle maglie. E tagliate il filo che vi è avanzato. E il guanto è pronto. Ovviamente la lavorazione sia per il guanto destro che per il guanto sinistro rimane invariata. Non vi preoccupate se vedete che il polsino è molto stretto, perché comunque il guanto è un indumento che tende ad allargarsi molto. Poi ovviamente se lo volete fare un pochino più largo basterà aumentare i giri di lavorazione del polsino. Comunque questo è il risultato. Io spero che il video vi sia piaciuto, se avete domande potete scriverle nei commenti. Ci vediamo al prossimo tutorial.